Ciao a tutti amici, sono qui a Monza, nella mia vecchia casetta dove ogni tanto torno per lavoro, per piacere, per vedere degli amici, insomma tante cose. Sono stato da Lucky Music, saluto tutti gli amici di Lucky, perché volevo andarli a trovare e tra una battuta e l'altra ho trovato questo RD300SX che è perfetto per quello che volevo, nel senso che volevo una tastiera da tenere qui, che fosse un piano pesato, che non costasse troppo, l'ho trovato usato, anche perché nuovo chiaramente non lo fanno più, ha tanti anni, ma è perfetto perché MIDI, tutto a posto, posso utilizzarlo come master, diciamo, però poi, sai, ti metti a suonarci e ti rendi conto che poi c'è tutto un mondo anche così, insomma, piacevole dal punto di vista musicale, ci sono delle opportunità e quindi, insomma, vi illustro brevemente, è molto molto base, cioè nel senso che questo qui ha addirittura il display con numeroni rossi proprio belli, belli in prima linea e abbiamo due zone che possiamo utilizzare se usiamo dual split. Se vogliamo fare il classico dual, qui possiamo dosare, togliere o mettere uno delle due e dosarli, insomma, è un classico. Abbiamo un equalizzatore qui a portata di mano, acuti e bassi, molto semplice per modellare un pochino la... Però la cosa che subito salta all'occhio, che poi quando ho fatto all'inizio, ho suonato, avete sentito che subito si fa sentire, poi è chiaro che magari nel dettaglio oggi siamo abituati, adesso cioè, insomma sono un po' di anni che siamo abituati a un certo tipo di livello anche proprio di campionamento, di dettaglio e tutto quanto, però non lo so, io avevo un ricordo abbastanza chiaro di questo strumento, me lo ricordavo bene, mi ricordavo la sua capacità proprio di sembrare un pianoforte, anche se poi, ripeto, nel dettaglio magari non si ha quella sensazione, soprattutto rispetto alle cose che ci sono adesso, no? Però avete sentito anche in quel piccolo, nella canzoncina iniziale, no? Tra l'altro, è bello anche da suonare per slegare, cioè nel senso quando cerchi l'accento, la frase, la pronuncia, si trova, no? E poi anche ho subito catturato con la testa il ricordo di queste... Perché poi, per certi versi, quando è arrivato il Natural, tipo c'è anche la 300NX dove c'è su il Natural, o la GX, quella dove c'è questo, però c'è un pochino di cose in più, la tre zone, però la NX che ha il Natural, chiaramente il suono è più rotondo, più, come dire, corposo, dettagliato, più importante, più moderno. Però a volte non c'è niente da fare, queste soluzioni più vecchie hanno questa incredibile capacità di fare bene il lavoro che devono fare, no? Non è nemmeno tanto poi magari registrazione, senti che non... Però live una cosa così...
so come dire. Ma tutto anche questa cosa. Faccio sempre le stesse cose, ma perché sono le cose che mi fanno riconoscere, cioè quando provo gli strumenti li provo così, anche per me, no? Perché sono le cose che suono. Poi chiaramente di pianoforti ce ne sono un po'. Ci sono altri che sono più chiari, un po' più scavato. Sono scuri, chiari, insomma, più morbidi, più spigolosi. Dipende un po' da. Poi in più c'è l'equalizzatore, quindi potete lavorare anche su questo, dipende un po' dal contesto. Poi ci sono già pronti con sotto un pad. Questo è un Kiton. Che non è male affatto. Questo è ancora più stonato, diciamo. E poi passiamo ai piani elettrici. Questo è quello che ho scelto io, ma in realtà il primo è questo. Già con un po' di effetto. Anche qua sembra pazzesco, ma rispetto poi al natural, dove il suono del piano elettrico è sicuramente migliore, però questi qui, in particolare questo qui senza effetti, sentite che lega, non so come dire, no? Cioè, poi ci sono questo dyno, questi un po' estremi. Un po', diciamo, amplificato. Urli. Qui ci siamo un po' meno, ma vabbè. E poi un DX, un FM. Clavinet. Così, insomma, va bene, in band va bene, ma diciamo che il dettaglio è un po' così. Questo è bello, questo harpsichord. Classiche cose da piano digitale, gli organi. Anche qui siamo un po' in quel mondo lì. Un po' di possibilità, però sono questo è un buon suono generico. Sono un po' vari, diciamo,
Poi ci sono i pipe organ. Pad strings. Posso togliere gli effetti. Archi. Un po' dinamici. Orchestrona. Assolutamente validi. Paddone bellissimo questo. Questi poi chiaramente si possono accoppiare, no? Per creare delle performance. Poi ci sono le chitarre, i bassi, brass. Un po' di queste cose e un po' di queste. Classiche di casa Roland, diciamo. Poi sono diventate di uso comune, ma ricordo che all'inizio loro su quella cosa dello scat avevano fatto un bel cinema. Un po' di sintetizzatori. È tutto abbastanza ristretto, cioè nel senso non è che ci sia granché. Poi un po' di batterie. E quindi insomma c'è a disposizione più o meno tutto quello che serve. Poi ci sono dei setup, ci sono una serie di suoni già pronti, mescolati in dual o in split. Questo col delay. Molto divertente. Questo è uno split, per esempio. Qui
c'è il basso di qui. Vabbè, insomma, queste cose le conoscete. Qui c'è un basso synth di qua. Carino. E qui i vecchi sanno, vecchietti come me. Vabbè, c'è un po' di tutto, un po' di situazioni già pronte, chitarre distorte, bello. Poi volendo si possono costruire, perché alla fine, dopo che si passano, diciamo, tutte queste possibilità varie fatte dalla fabbrica, poi a un certo punto cominciano a esserci una serie di init, come si dice, cioè quelli inizializzati sui quali lavorare per ottenere, insomma, dei suoni che ci interessano e così, insomma, in qualche modo sfruttarla al meglio. Io devo essere sincero, come piano proprio digitale portatile, anche perché questo qui pesa 15,5 kg, non è molto, è diciamo la versione leggera con con l'alimentatore esterno, super portatile. Chiaramente la tastiera non è bella come quella della 700, tutta una serie di cose, però poi gli amanti di Roland mi diranno giustamente: ma come fai a dire che questo suono è meglio dell'NX? Non ho detto che è meglio, ho detto semplicemente che questi suoni avevano una forza, un'aggressività che in qualche modo poi funzionava live, no? Cioè ti fai sentire sempre. E poi c'è una cosa, a parte cantabile qui, è estremamente efficace, cioè si sente bene la nota, no? Nell'improvvisazione è interessante. Si capisce tutto e quella cosa lì è importante, perché è fondamentale poi per esprimersi. Al di là diciamo, del suono, che tra l'altro a me piace, devo essere sincero, io poi adoro queste cose di una volta, molto efficaci, dritte, semplici, mi piace tanto questa modalità qui. Poi è chiaro che per fare dei live, portarsi dietro una tastiera sola e fare tutto, queste non vanno bene. Però se devi fare una serata piano e voce, piano, oppure c'è una band con cui suoni prevalentemente pianoforte, piano elettrico, questa qui è un'ottima soluzione. Poi andiamo al sodo della questione. Questa, se la trovate, per dire, questa qui c'ha un problema, adesso la devo far mettere a posto, questo tasto qua, stupidate, però insomma hanno la loro età queste tastiere, quindi se ne trovate una dove la tastiera sentite che ha ancora qualcosa da raccontare, ne vale la pena, perché questa tastiera qua ha un bel feeling, come dice il mio amico Alex, è croccante, cioè nel senso che viene voglia di suonare. Quella cosa lì insomma, è già un bel passo, no? Quindi insomma io poi il suono non è giusto, senza infamia, senza lode, anzi con lode secondo me, perché poi parliamo, adesso stiamo parlando adesso, ma quando è uscita questa qua aveva, cioè, valore, non so come dire, no? E
per dire se ha valore ancora adesso, non è che non ha, cioè, sappiamo benissimo che se avessi fatto questa recensione quando è uscita, probabilmente saremmo stati lì a dire che bella e tutto quanto. Adesso chiaramente ci sembra una cosa vecchia, no? Qui c'è un PNO scritto con i caratteri, capito? Quindi è anche il suo bello, a me piace questa cosa qua, per esempio, perché poi non ti devi preoccupare di niente, non puoi fare niente, quindi non ti preoccupi. Però il suono è bello. Un bel punch, una bella grinta. E quindi insomma, niente. Roland RD 306X, non ve lo sareste mai aspettati a questo punto della storia delle tastiere, ma ho fatto anche questa. E quindi niente, a presto e se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video che ho fatto finora sul canale divisi per categorie di tastiere, quindi questo andrà nello stage piano, poi ci sono i synth, le workstation, i cloni Hammond e tutto il resto. Iscrivetevi al canale perché praticamente il 90% di quelli che guardano i video non sono iscritti, invece se vi iscrivete mi fate un favore, date una mano a crescere anche al canale, ad essere considerato, diciamo. Quindi un abbraccio forte, a sabato prossimo. Ciao ciao.